Ciao a tutti e bentornati nel mio canale L'Uncinetto di Silvana. E se ancora non l'avete fatto, vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanella per ricevere le notifiche sui miei prossimi tutorial. In questo video oggi vedremo come si realizza la pochette che avete visto nell'anteprima. Io per questo progetto andrò ad utilizzare questa fettuccia, però voi potete utilizzare un cordino, un filato che volete, non ha importanza, perché la misura verrà determinata dai giri che faremo, per cui con qualsiasi tipo di filato otterrete la stessa mia pochette. Poi vado ad utilizzare un uncinetto del numero 8, ago, forbici e vediamo come svilupparla. Intanto partiamo con 45 catenelle. Ricordatevi che le catenelle devono essere sempre dispari, non pari. Allora, quando abbiamo le catenelle, se andate ad utilizzare un altro filato, ricordatevi che la lunghezza delle catenelle andrà a determinare l'altezza della pochette, perché poi andremo a dividere in due e a parte qualche giro al bordo che andremo a fare sopra, questa sarà l'altezza della nostra pochette. Quindi decidete prima, se utilizzate un filato molto sottile, di mettere su, provate a raddoppiare le catenelle, vedere se vedete che è una misura piccola, mettete su qualche catenella in più, sempre dispari. E partiamo, andiamo a fare una lavorazione ad eco nocciolina, un punto semplicissimo che è fatto di maglia bassissima e mezza maglia alta. Quindi 45 catenelle, una per iniziare il lavoro, e si parte sempre con la prima maglia, sarà sempre una maglia bassissima, seconda una mezza maglia alta, la successiva maglia bassissima, successiva mezza maglia alta, maglia bassissima, andremo ad alternare sempre una maglia bassissima e una mezza maglia alta, maglia bassissima, mezza maglia alta, e continuiamo così per tutto il giro, e dobbiamo finire sempre con una maglia bassissima. Iniziamo con una maglia bassissima e finiamo con una maglia bassissima, completiamo tutto il giro. Arrivati fino a riga, termino con una maglia bassissima, una catenella per voltare il lavoro, e a questo punto tutti i giri li andremo a lavorare in costa retro. Quindi in questa catenella sopra ricomincio maglia bassissima, perché iniziamo sempre con la maglia bassissima, mezza maglia alta, maglia bassissima, mezza maglia alta, sempre in costa retro. Non alterniamo mai, è il punto dove abbiamo fatto la maglia bassissima, faremo sempre la maglia bassissima, dove abbiamo fatto a mezza maglia alta, sempre mezza maglia alta.
continuiamo per tutta la lavorazione sempre presa in costa retro. Continuiamo così per un certo numero di giri. Ricordatevi che i giri che andremo a fare determineranno la lunghezza della nostra borsa, quindi decidete voi, mentre così poi la vado a mettere doppia, sarà l'altezza della nostra borsa. Io intanto vado a fare un po' di giri e poi ci rivediamo quando arriviamo alla misura desiderata. A questo punto ho fatto un po' di giri e mi fermo perché secondo me va bene con il punto e con nocciolina, e abbiamo fatto qui da dove siamo partiti 35 centimetri e poi raddoppieremo così, mentre ho fatto giri per 27 centimetri, quindi viene una bella pochette. Non vi dico il numero di giri perché magari se utilizzate un altro filato comunque ci saranno differenze. 27 centimetri. A questo punto, arrivati qui in fondo, andiamo a fare un po' di laterale. Facciamo una catenella per partire e vado a fare un giro di punto basso senza prenderlo più in costa retro, quindi entro dentro il punto e solo in questo lato ci fermiamo qui in fondo, andiamo a rifinirlo con un giro di punto basso. Arriviamo fino in fondo. Arrivati in fondo, stiamo lavorando sui laterali, faccio una catenella per voltare il lavoro, primo punto, entro, punto basso, mentre tutti gli altri li andremo a prendere in costa davanti, quindi entro e prendo il punto successivo e faccio un punto basso, entro, esco dall'altra parte, prendo il filo e faccio un punto basso, entro, vi faccio vedere meglio, entro qui nel punto, sbuco dall'altra parte e chiudo il mio punto basso, entro, che otteniamo questa lavorazione che poi ci servirà quando andremo a cucire, ci darà come se avessimo fatto dei laterali e rende più carina la pochette. Entro, sbuco dall'altra parte e chiudo la maglia bassa.
Continuo così per tutta la riga e andiamo a farlo anche dall'altro lato, il giro di maglia bassa e poi il giro di maglia bassa ma presa in costa davanti. Ricordatevi di farlo nello stesso lato perché altrimenti ve li troverete storti. Noi il punto basso di qua l'abbiamo fatto da questo lato, quindi quando qua andrò a ricominciare col punto basso andrò a farlo da questo lato. Completiamo e poi vediamo come cucire la borsa. A questo punto andiamo a cucire i laterali. Noi abbiamo fatto il punto in costa davanti qui, ci andiamo a girare. Questo punto deve rimanere in basso. Andiamo a ripiegare la nostra pochette e ci troviamo questo. Prendiamo un ago da lana e andiamo a cucire così. Prendiamo il primo punto di qua e come una cucitura normale stringete qui, prendiamo le catenelle centrali catenella per catenella, una da un lato, una dall'altra, andiamo a stringere bene e arriviamo fino in fondo. Cuciamo così anche l'altro lato. Vado a cucire anche l'altro lato, entro con il filo per fermarlo un pochino all'inizio, passo dentro sul rovescio e ricomincio. Do 2 punti proprio in partenza, ci passo 2 volte e ricomincio a prendere queste asoline interne, una da un lato, una dall'altro,
finiamo di cucire tutto anche questo laterale. Completate le cuciture, andiamo a rigirare la pochette, la rimettiamo dal diritto ed ecco che cosa otteniamo, come se avessimo fatto un pochino di laterale che dà un po' di capienza alla nostra pochette. A questo punto andiamo a finalizzare la pochette facendo qualche giro in alto di maglia bassissima. Iniziamo dal laterale, prendo il filo e chiudo il punto. Continuiamo così per tutto il giro e vedo quanti ne andrò a fare, penso almeno 4 ci vorranno. Quando arriviamo da questa parte non facciamo altro che salire sopra il punto bassissimo e ricominciamo. Andiamo avanti così per 3-4 giri tutti e poi ci rivediamo. Ecco qua, ho finito i giri di maglia bassissima e ne ho fatti 5, pensavo 4, invece ne ho fatti 5 perché mi sembrava l'altezza più proporzionata al resto della borsa. Quindi 5 giri di maglia bassa, vado a completare la borsa. Se volete voi potete mettere una catena qui andrò a mettere un bottone magnetico che adesso non ho come chiusura all'interno, quelli con le alette da cucire, che poi dovrò comprare perché non ho più, e vado a fargli, se vi piace, o mettete una vostra catena o io ho preparato questa tracollina che secondo me può essere spiritosa per una borsa di questo tipo. Vi faccio vedere come si esegue. Riprendo la fettuccia, come misura mi prendo il mio dito, aggancio il filo e giro intorno, faccio un giro, 2, 3, 4, 5, 6, prendo l'uncinetto, entro dentro prendendo tutti i fili, prendo il filo, lo porto fuori e faccio una maglia bassissima per agganciarlo. A questo punto rientro dentro l'anello e vado ad eseguire un po' di maglie basse, lo devo rivestire tutto. Io li ho fatti un po' a occhio, non ho contato quante maglie basse, però mi fermo quando vedo che è tutto bello pieno. Quindi lo rivesto tutto con le maglie basse. Ogni tanto vado anche a fare scorrere il lavoro. Adesso prendo un po' di fettuccia, lo andiamo a fare scorrere perché altrimenti
ce lo troviamo tutto da una parte meno dall'altra e continuo a riempirlo. Questa è solo un'idea simpatica per fare una tracollina, per dargli, visto che è tutto un colore, una lavorazione semplice. Arrivata in fine giro, mi inserisco nella maglia iniziale, prendo il filo e chiudo a maglia bassissima. Tagliamo il filo, lasciamo un po' per cucire, sfilo. Qui se avete la codina, che a me è uscita, molte volte non esce, l'andate a rifilare così, e logicamente ne farete un tot a seconda della lunghezza che volete raggiungere, perché potrebbe essere un manico corto e, come nel mio caso, una tracolla. Quindi nell'ultimo qua che io ho fatto, prendo la sua codina sul diritto del lavoro, diritto con diritto, vado più o meno a definire la metà del mio anello, mi infilo e vado a dare dei punti di cucitura anche abbastanza stretti e ci passo anche 3-4 volte, che così sono sicura. Ecco qua, giro sul rovescio e passo il restante filo, lo andiamo a fermare passando all'interno della maglia bassa. Faccio anche tutto il giro e fermo il filo, fermo anche questo che è l'ultimo, io lo farò dopo. A questo punto rimettiamo tutto dal diritto. Se avete quegli anelli a moschettone, usate quelli. Io in questo momento non ce l'ho, ho preso un anello che poi riandrò a chiudere. In questo caso potete anche cucire direttamente la vostra tracollina qui sul laterale, oppure con un anello di questo tipo vi infilate o qui o addirittura dentro. Io lo farò qui, poi vedete, perché ho l'anello piccolino, se avete un anello grosso andate dentro, e vado ad infilarmi al centro del laterale e chiudo l'anello. Lo faccio anche da questa parte, anche se ancora io devo fermare il filo, però per farvi vedere metto diritta la tracolla e vado al centro, mi infilo e chiudo. Guardate che carina come tracolla. Già la borsa, che è molto semplice, assume tutto già un altro significato. È un manico molto resistente, non abbiate paura, perché con i giri qui è solidissimo. Se poi lavorate, poi questa perché è fettuccia, se lavorate un cordino viene veramente rigido e robusto,
per tenere la tracolla. A questo punto possiamo arricchire la borsa con una targhettina, anche un ciondolino, un portachiavi. Io di solito li uso per abbellire nelle borse, e il progetto è finito. Come avete visto è semplice come lavorazione, a questo punto è con nocciolina, è veloce perché siamo andati con l'uncinetto molto grosso, veramente l'ho fatta in pochissimo tempo, è adatta veramente a tutti, vi viene una cosa sportiva, ma se poi l'arricchite anche che va bene anche sull'elegante, dipende dal colore. E quindi che dire, un abbraccio e alla prossima!